Fatemi vedere almeno i rigori. Fatemi vedere almeno i rigori. Mi avete trascinato ai supplementari, adesso lo esigo, lo pretendo, lo desidero. Ricordo che in qualsiasi finale di Europa League c'è sempre arrivato, scusate, di conference, da quando appunto è stata ideata, c'è sempre stata un'italiana, la Roma che l'ha vinta e poi la Fiorentina per ben 2 anni consecutivi. Si dice non c'è due senza tre. Io voglio crederci, anche se questo finale sembra quasi protendere esclusivamente verso un Betis, no? Che più volte sta mancando il match point. E quando manchi il match point, chi lo sa? Chi lo sa? Magari cosa può succedere. Ecco, ancora una volta, tante corse all'indietro con questo numero 10 adesso, mamma mia, santissima, che partita ha fatto Anthony, e poi ne parliamo. Anthony da una parte e il cuore, l'anima, anche la freddezza di Gossens dall'altro, che poteva quasi segnare la storia con una tripletta clamorosa, perché ci è andato vicinissimo alla tripletta, e lì secondo me è un po' anche, come si dice, la sliding doors della gara, avesse segnata lì, perché poi parliamoci chiaro, il Betis gioca a pallone, gioca, è squadra che abbiamo visto, no? Questa semifinale il livello si è innalzato proprio drasticamente rispetto alle altre partite, e però non sanno difendere sui calci piazzati, ma proprio zero, proprio zero. Ogni calcio d'angolo, punizione messa in mezzo, non l'hanno presa mai, quindi paradossalmente si poteva fare anche più di due gol, non è che sono pochi due, assolutamente. Ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, mamma mia, palo! Oh, il Betis sta avendo tante occasioni, tantissime, senza ombra di dubbio, perché ovviamente la partita è spaccata. Non segnano, e se non segnano bisogna punire. Se non segnano bisogna punire. Fatemi vedere sti benedetti calci di rigore. Prima, come al solito, spolliciate, perché se spolliciate arrivano i rigori. In realtà questo video verrà caricato dopo, in ogni modo, quindi vabbè, quello che ho detto, depenniamolo, non ha senso. Fatelo per il solito bastian contrario dell'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e din don attivate la campanella, senza campanellina c'è poco da fare, c'è poco da dire. Grazie signori miei, grazie come al solito per i commenti, per il supporto e per tutto il resto, ovviamente, veramente, grazie. E la Fiorentina che comunque tra andata e ritorno il suo l'ha fatto contro una squadra che secondo me aveva delle qualità comunque che abbiamo visto in giocatori anche conosciuti, alcuni un po' meno, per esempio quello che è entrato nel finale, Rui Balla, no? Che la decide lui con quel duello vinto con Comuzzo e mette sta palla magistrale per Anthony, quella è una grande giocata, dispiace, francamente dispiace tanto che il gol arriva sul rinvio del portiere, un po' come all'andata, no? Arriva sto rinvio lungo, riesce a lavorarla bene ed è stato veramente un peccato, però non ci metterei dei demeriti della Viola, no? Mentre Comuzzo si perde completamente la marcatura all'andata, no? No, la marcatura, perde proprio il duello. Stavolta sì, forse poteva fare un po', ma era a spalla alla porta, l'attaccante non si è fatto superare, ma l'attaccante è stato bravissimo, no? A servire Anthony, che poi da lì lo uscitissimo. Sul piano del gioco il Betis non lo batti, secondo me, infatti hanno avuto tante situazioni, soprattutto nel primo tempo quando la Fiorentina più volte in uscita, no, magari è sbagliato, attenzione, dai Ken, niente, sto tiraccio. Ha sbagliato qualcosa in uscita più volte, però io dico anche che ha avuto coraggio nel provare a giocare sempre la palla la Fiorentina contro una squadra che appunto solitamente ha il pallone, cioè le spagnole proprio per antonomasia la palla vogliono avere loro. Se andiamo a vedere, forse statisticamente parlando, stasera la palla ha avuto più la Fiorentina,
Quindi la Fiorentina secondo me ha avuto coraggio, non la rimonta per caso sta partita. E ripeto, anzi, c'era un paio di situazioni su palla inattiva che era l'anello debole, è stato l'anello debole del Betis per tutta la partita e non è riuscita a concludere perché per esempio dopo il 2-1 c'è anche l'occasione di Ken, proprio praticamente il rigore in movimento di testa lì, secondo me poteva fare meglio, però parto dal buono, parto da ciò che è stato veramente glorioso. Gosens per esempio un giocatore per cui ho stravisto all'Atalanta, che ho visto bene in primo piano all'Inter, peccato che ha avuto degli infortuni e quant'altro, però è un giocatore per cui godo massima stima perché la professionalità non si discute, poi ha un senso del gol pazzesco, ripeto, mi piace davvero perché poteva essere proprio la serata perfetta per lui e per la Fiorentina, perché praticamente delle occasioni create, forse la più semplice, un po' la manca. È un peccato, il calcio è sta roba qua, ma non lo possiamo giudicare negativamente per questo, ci mancherebbe altro. Peccato, Ranieri già si abbassa perché sa che adesso perdendo questa palla, eh sì, arriva il triplice fischio e Betis in finale. Dispiace, forse è giusto così però, se devo essere comunque un po' esterno, imparziale, mi spoglio diciamo della mia italianità, il Betis ha fatto di più parlando di calcio, però è un peccato perché comunque la Fiorentina ha risposto, comunque la Fiorentina non è stata così distante, c'è stata partita, ripeto, e ha avuto anche le sue chance addirittura per il bottino pieno, e cioè per portarla a casa. È un vero dispiacere, però contro un avversario che ha tanta qualità, il Betis ha qualità ragazzi, lo dicevo prima, Anthony, vuoi forse il calcio spagnolo, vuoi soprattutto la fiducia che magari riceve da compagni e da allenatore, abbiamo visto, no? Molto molto bene. Peccato forse per il gol su punizione perché nonostante è stato battuto magistralmente, De Gea si fa ingannare, no? dalla finta di Isco, se non sbaglio era Isco, e quindi fa un passo lì, è veramente un peccato perché poi è andata sotto, ma stiamo a parlare del nulla perché poi la partita è stata rimontata e perché poi il Betis comunque ha avuto delle situazioni così come l'ha avuto la Fiorentina. Stiamo parlando un po' del nulla, ripeto, mi sto facendo anche trascinare dei discorsi beceri a caldo che non portano a nulla. Cosa è mancato per la vittoria? Non lo so, francamente non lo so. Però, però la Fiorentina comunque si ferma in semifinale, portandola sino ai supplementari. Io, come al solito, non starei qui a fare un processo, perché poi siamo sempre solo al risultato finale. Non starei qui a fare un processo, starei qui a parlare comunque di una prova che non può essere collocata come negativa tra andata e ritorno, per quanto mi riguarda. E Betis che poi incontrerà il Chelsea, lì si alza ancora ulteriormente l'asticella e vedremo delle belle finali. Betis-Chelsea, vedremo Manchester United e Tottenham. Tottenham potrebbe vincere uno dei suoi primi titoli, il primo europeo. E, e soprattutto PSG Inter. Vediamo un pochettino. Mi sarebbe piaciuto avere un'altra italiana, ma peccato, è andata così. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.